Alexa è diventata parte integrante della mia vita e mi aiuta praticamente tutti i giorni a gestire la mia casa domotica, e grazie all'aggiunta delle skill noi otteniamo anche un assistente vocale a 360 gradi con tantissime funzionalità e una miriade di domande, ragazzi, su tutti gli argomenti più disparati a cui lei riesce a rispondere. In questo video ho deciso di raccogliere quelle che a mio parere sono le migliori skill che anche voi potete aggiungere al vostro dispositivo Alexa per, diciamo, ottenere quel qualcosa di più. La prima cosa di cui volevo parlarvi non è propriamente una skill, ma è una funzione, ovvero l'acquisto con la voce. Infatti dalle impostazioni voi potete attivare questa funzione e una volta aver cercato il vostro prodotto attraverso l'assistente vocale e inserito nel carrello potete anche acquistarlo. Per fare ciò andate nell'app Alexa e premete in fondo a destra dove c'è scritto altro, selezionate la voce impostazioni, poi successivamente selezionate impostazioni dell'account e da qui potete abilitare la funzione. Poi una volta attivata vi farà impostare un codice di conferma per l'appunto per gli acquisti, in modo tale che non tutti possano fare gli acquisti vocali, ma serve per l'appunto il codice. Parlando invece delle skill, ho deciso di dividerle in 5 categorie separate che trovate qua sotto nella timeline del video, così se siete interessati solo a una di quelle categorie potete andare direttamente a quella parte del video. La prima è corso di inglese. In alcune, ragazzi, vi andrò anche a fare degli esempi parlando direttamente con Alexa perché sono abbastanza divertenti le risposte che fa, ma in altre come questa qui non vado neanche a fare la prova perché è autoesplicativo il nome. Infatti andrà a insegnarvi l'inglese, e soprattutto una cosa che mi è piaciuta molto di questa skill è la possibilità di poter tradurre i proverbi tipici italiani in quelli inglesi. Poi con questa skill potete tracciare anche il vostro percorso, infatti noterete che ogni volta che andate a chiudere la skill vi dirà che i progressi sono stati salvati, e secondo me il fatto che sia solo vocale è molto utile per imparare il parlato nell'inglese, che diciamo è la cosa fondamentale anche al di fuori della grammatica che magari ci insegnano a scuola. Tra l'altro non vi ho detto come si installano le skill, ma in realtà è molto semplice. Semplicemente andate in basso a destra nella vostra app di Alexa dove c'è scritto altro e selezionate skill e giochi, e da lì potete cercare tutti i nomi delle skill che vi dirò oggi. Rimanendo sulla lingua, una skill che vi potrebbe risultare utile è quella del vocabolario Treccani, che è proprio come un vero vocabolario, vista a dire le definizioni su migliaia e migliaia di parole. In questo caso ovviamente parliamo di parole italiane. Per concludere questa lista di skill utili voglio inserire le skill del meteo, cioè quella del meteo di Alexa e anche quella di 3B Meteo nel caso vogliate usare quella. Un'altra skill di cui mi sono dimenticato di parlare è di controlla treni, ovvero questa skill che a seconda della posizione vi dice i treni in arrivo e in partenza nella stazione più vicina a voi. Poi ho trovato due skill molto interessanti nell'ambito della cucina. La prima è pesa senza bilancia, quindi se voi non avete una bilancia fornirà dei metodi alternativi per pesare le cose. Secondo me è strafigo. Ma facciamo un rapido esempio. Alexa, apri pesa senza bilancia. 500 grammi di farina. 500 grammi di farina corrispondono a circa 4 bicchieri pieni. La seconda invece è ricette ciletane, che per l'appunto è un catalogo di ricette ciletane. Io ho cercato delle skill che avessero magari dei cataloghi molto più ampi. Certo, se noi andiamo a chiedere ad Alexa una ricetta andrà su internet a cercarla, ma non sempre funziona questa cosa. Ma comunque non ho trovato skill che avessero cataloghi più ampi, eccetto trova ricette, che però chiede, diciamo, troppi parametri per trovare per l'appunto le ricette e diventa un po' difficile. Le uniche skill che ci sono per ricette specifiche, quindi la skill per la parmigiana, la skill per il tiramisù. E questo perde un po' il senso, perché se devo installare una skill per ogni singola ricetta ovviamente faccio prima a cercarla su internet. Passiamo alla terza categoria, ovvero l'intrattenimento. Come prima skill ho deciso di mettere consiglia film, ovvero questa skill che per l'appunto vi va a consigliare film a seconda del genere che volete guardare. Una parte secondo me molto bella di questa skill sono i film della settimana. Infatti ogni settimana c'è una lista aggiornata con i film che escono pian piano nelle sale, dei migliori film che potete andare a guardare. La seconda skill che ho deciso di inserire, ma in realtà probabilmente la utilizzerete tutti e la conoscerete tutti, è Spotify, che se non sbaglio si può utilizzare solo con Spotify Premium, ma non sto qui a spiegarvi a cosa serva. E poi la terza skill che ho deciso di inserire, più che intrattenimento, ci serve anche a tenere allenata la mente. Infatti si chiama domanda del giorno, e ogni giorno vi fornirà una domanda diversa, in modo tale che possiate tenere la mente allenata sempre e imparare cose su tutti gli argomenti. Rispondendo alle domande si ottengono dei punti che poi servono per salire di livello nella classifica settimanale. La cosa interessante di questa skill è che a seguito della vostra risposta, sia che sia giusta sia che sia sbagliata, Alexa andrà ad approfondire quell'argomento in modo tale che ne sappiate sempre di più. Un'altra skill per imparare cose nuove è Capitali del Mondo, che ogni giorno vi va a proporre un nuovo stato di cui dovete indovinare la capitale. Siamo arrivati alla quarta categoria, ovvero i giochi. Ce ne sono, ragazzi, infiniti di giochi che voi potete aggiungere ad Alexa, ma alcuni sono veramente basilari. Io vi ho elencato quelli che a mio parere sono i più interessanti. Partendo subito con un gioco a cui tutti noi abbiamo giocato, ovvero Akinator, che è proprio come quello sul telefono o sul computer, va a indovinare a chi state pensando. La seconda skill della categoria giochi è a mani basse il miglior gioco che voi potete installare sulla vostra Alexa, ovvero Escape Room. Attraverso questa skill andrete a simulare una stanza virtuale dalla quale bisogna riuscire a scappare, e questo lo farete attraverso diversi comandi, per esempio guarda, ispeziona, come se proprio fosse in quella stanza. Ma proviamo questa skill perché così a parole non è che si capisca molto. Esistono 4 livelli di difficoltà. In quale stanza vuoi entrare? L'ufficio, non so se voi la sentiate, ma comunque ha spiegato tutto il regolamento. Sei sdraiato sulla schiena in uno stato di confusione.
A poco che la tua vista si schiarisce, inizia a notare oggetti. Vedete, va per filo e per segno a descrivervi tutta la stanza. Ecco, spero si sia capito, ma se non l'avete capito ragazzi, installatela assolutamente sul vostro dispositivo perché è una figata. Poi ovviamente ci sono altri giochi come Vero e Falso, il gioco della bottiglia, ma questi qua non li ho neanche inseriti nella lista perché sono cose abbastanza basiche. Per concludere questa categoria ho deciso di inserire una skill che magari non tutti di voi conoscono, ovvero battute di Checco, che va a riprodurre delle battute per l'appunto di Checco Zalone, però l'unica cosa che non mi piace è il fatto che lo faccia con la voce di Alexa. Sarebbe stato molto più divertente se ci fosse stata direttamente la voce di Checco Zalone. E così siamo arrivati all'ultima categoria, ovvero quella dedicata al cinema e alla televisione. Avendo tutta la casa smart ovviamente non vi posso non citare le due skill fondamentali per controllare tutti e due i televisori, sia Samsung che Sony. La prima è SmartThings e la seconda è Sony TV. Invece parlando del cinema ho trovato due skill che si vanno ad unire anche a quella prima che vi ho detto dell'intrattenimento per i film, e sono My Movies, che a seconda della vostra posizione come quella dei treni vi va a dire i cinema vicini a voi che cosa stanno trasmettendo. Invece la seconda è Film Quest oppure Infofilm e vi va a dire tutte le informazioni riguardo a un determinato film, partendo dalla trama, arrivando fino ai personaggi, al cast eccetera. Detto questo io vi ringrazio di aver visto questo video fino alla fine, è stato molto interessante scoprire queste nuove skill che neanche io conoscevo, e se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi e lasciate un like per supportare il canale e guardate questi due video qua sotto, e noi ci vediamo a un prossimo video.